Buongiorno a tutti. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus è la versione rinnovata del precedente G10. Innanzitutto è di questo nuovo color rame, ha un display molto figo e diversi accessori. Sulla carta è un degno avversario del Dyson V11, ma la metà del prezzo. Motore digitale da 108.000 giri al minuto, potenza di aspirazione da 150 Airwatt, aspirazione a 12 cicloni, sistema di filtraggio lavabile a 5 stadi che rimuove fino al 99% delle polveri sottili e batteria da 3000 mAh. Ora procediamo con l'unboxing e restate fino alla fine per considerazioni e recensione. Tagliamo il sigillo e apriamo la scatola. Per prima cosa troviamo subito il blocco del motore con già innestata la batteria. Nel mio caso carica a metà. In seguito troviamo questo accessorio per lavare i pavimenti, con un panno in microfibra sotto e un serbatoio dell'acqua da 250 ml. Le classiche avvertenze e le istruzioni con un comodo adesivo per poter montare la staffa al muro. E qui la spazzola principale per i pavimenti, con quella sorta di pettine che servirà per far accumulare il meno possibile peli o capelli. Ovviamente il trasformatore per ricaricarlo, viti e tasselli per poter montare la staffa al muro. Ed ecco la staffa. Troviamo poi la mini spazzola elettrica per divani e letti. Il solido tubo principale. Qui troviamo l'ugello retraibile con spazzola. E per ultimo un ugello molto pratico per le fessure del divano, soffitti o interni dell'auto. Tutto realizzato con plastiche di qualità, gomma molto buona e ciò che sembra essere in tutto e per tutto alluminio.
Per fissarlo a muro, appiccicate quindi l'adesivo alle misure specificate sullo stesso. In questa maniera la scopa elettrica rimarrà sospesa ma con la spazzola che sfiorerà leggermente il pavimento. Prima di forare fate quindi un po' di prove in modo tale da capire se volete che stia così o leggermente più sospesa, quindi facendo i buchi un pochettino più in alto. Colleghiamo ora quindi la staffa all'alimentazione. Inizierà subito a caricarsi. Sollevando questo sportellino avremo uno slot extra per caricare un'altra batteria nello stesso momento. Molto comodi anche gli alloggiamenti sotto per gli accessori. E davvero con estrema facilità mettiamo l'accessorio per l'aspirazione di divani e letti. Impostiamolo su velocità media. Proviamo adesso anche l'ugello per le fessure del divano. Utilizzando questa spazzola potremo anche pulire la polvere dalle tastiere dei PC. Sempre a velocità media, proviamo ad aspirare riso, pangrattato e farina. Per il riso, essendo più pesante, avrei dovuto utilizzare l'aspirazione al massimo. Pangrattato e farina sono totalmente scomparsi. Facciamo una prova adesso con il lavaggio. Possiamo inserire quindi fino a 250 ml di acqua. Volendo possiamo anche inserire un tipo di detergente non schiumoso, ad esempio quello che viene utilizzato per i robot che aspirano i pavimenti. Mettiamolo su on e l'acqua inizierà lentamente a gocciolare sul panno. Inizierà così a lavare ed aspirare nello stesso momento.
Probabilmente quando inizierete il panno sarà troppo asciutto, per cui vi consiglio, come sto facendo adesso, di inumidirlo. Parleremo poi meglio del lavaggio, sicuramente non ha lavato a dovere, ma ha tolto gran parte delle impurità superficiali. Per svuotare il serbatoio basta premere questo tasto. Filtro e serbatoio vanno lavati nella manutenzione ordinaria, vediamo quindi come smontarli. Sollevate questa linguetta e fate una piccola rotazione in senso antiorario. Fa un po' schifo, ma la colpa è della farina che abbiamo aspirato prima. Anche la spazzola principale può essere rimossa, facendo semplicemente una piccola rotazione. Anche questa spazzola può essere pulita. Non capisco perché sia leggermente più scomoda da aprire, ma con una moneta risolviamo comunque tutto. Ora svuotiamo il serbatoio e laviamo il panno in microfibra. Stessa cosa possiamo fare con il filtro, dovremo essere solo un pelino più delicati per non rischiare di danneggiarlo. Idem per questo filtro, dove vediamo anche i 12 cicloni più da vicino.
E qui abbiamo anche il serbatoio, anche lui comodo e facile da pulire. L'unica zona un pochettino meno accessibile è quella della chiusura dello sportello, ma per avere una pulizia ottimale anche di quella zona potremmo estrarre la guarnizione, pulirla e rimetterla. Ricomponiamo ora il tutto, inseriamo il filtro e facciamo una mezza rotazione in senso orario, che purtroppo non ho accentuato nel video. Inseriamo il prefiltro e rimontiamo il tutto. Siamo ora alle considerazioni finali. È solido, robusto e non presenta scricchioli o giochi tra una giunzione e l'altra. Il design bicolore bianco e rame inizialmente non mi convinceva moltissimo, ma dopo averlo visto di persona devo dire che è molto bello. Il display a LED è ottimo e mostra la percentuale in tempo reale, cosa che il precedente G10 non faceva. Ho voluto provare di persona a cronometrare quanto tempo ci mettesse dal 100% allo 0% a scaricarsi. Ho quindi inserito la spazzola principale per l'aspirazione a pavimento. Nel mio caso, la batteria da 3000 mAh riesce ad aspirare per 45 minuti in modalità eco, in 35 in modalità normale e per 10 minuti in modalità massima. Sembra non essere moltissimo, ma io aspiro tutta casa in meno di 10 minuti in modalità massima, quindi termino sempre con un 30-40%. Provate per cui anche voi a cronometrarvi, a vedere quanto tempo ci mettete ad aspirare tutta casa e vedrete che sarete nei tempi. Se non dovesse bastarvi, perché avete una casa particolarmente grande o volete aspirare sempre al massimo, Xiaomi vi dà la possibilità di intercambiare la batteria, proprio come fa Dyson da tempo, ed inserirla nell'apposito dock a muro che avete in dotazione, in modo da ricaricarla anche mentre state ricaricando l'aspirapolvere. Leggero, super maneggevole, arriva ovunque e inizia a essere un amico fidato in casa. Sono piccolezze, però non mi sarebbe dispiaciuto se avesse avuto delle luci frontali in modo da illuminare un pochettino le zone più buie. Però mi rendo conto che avrebbe comportato un maggiore consumo della batteria. Bello il contenitore della polvere, da 0,6 litri, facilmente svuotabile e con i filtri totalmente lavabili. Gli accessori hanno un sistema a scatto super comodo. Premendo una volta sul lucchetto si potrà fare in modo che l'aspirapolvere continui ad aspirare schiacciando una sola volta sul grilletto. Il che è molto comodo. Mi sento quindi di consigliare vivamente questo aspirapolvere, soprattutto a un prezzo tra i 250 e i 300 euro. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video. Non dimenticate di lasciarmi un bel mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere se il video vi è piaciuto. Vi lascio qui sotto un po' di link che vi possono essere utili. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!